Lezione 1. Cucinare a casa. Ehi Anna, hai degli ingredienti a casa che potremmo usare per preparare un pasto semplice e veloce? Fammi pensare. Ho della pasta, dei pomodori, dell'aglio e qualche altro ingrediente base. Cosa avevi in mente? Beh, potremmo fare un semplice piatto di pasta. Che ne dite di una pasta al pomodoro e basilico? Sembra delizioso e facile da preparare. È un'ottima idea. Adoro il pomodoro e il basilico insieme. Potremmo anche aggiungere un po' di formaggio sopra. Fantastico, sembra perfetto. Hai tutti gli ingredienti di cui abbiamo bisogno? Credo di sì. Fammi ricontrollare. Sì, ho tutto ciò di cui abbiamo bisogno proprio qui in cucina. Meraviglioso. Cominciamo allora? Mi viene fame solo a pensarci. Assolutamente. Facciamolo. Sarà un pasto gustoso. Sono sicuro che lo sarà. Va bene, iniziamo a cucinare. Lezione 2. Apprezzamento e assistenza. Ehi Anna, apprezzo davvero che tu mi abbia aiutato con quel progetto ieri. È stato di grande aiuto. Non è affatto un problema. Sono felice di aver potuto dare una mano. Fammi sapere se posso fare altro per aiutarti. Bene, il rapporto è tutto finito grazie a te. Non ce l'avrei fatta senza il tuo contributo. Sono lieto di aver potuto contribuire. Fammi sapere come funziona. Sono sempre felice di dare una mano come posso. Lo farà. I tuoi suggerimenti erano esatti. Sono sicuro che il rapporto sarà ben accolto. Eccellente. Sono sicuro che lo sarà. Non esitare a contattarci se hai bisogno di altro. Assolutamente. Ti devo davvero un favore. La tua assistenza è stata preziosa. Non c'è bisogno di preoccuparsi di questo. Siamo una squadra, giusto? Sono felice di essere lì per te. Sicuramente. Lo apprezzo più di quanto tu creda. Questo è il motivo per cui sei il migliore. Lezione 3. Assaporare l'estate. Buongiorno Anna, ti stai godendo queste belle giornate estive? Assolutamente. Il tempo è stato perfetto. Non vedo l'ora di sfruttarlo al meglio. Nemmeno io. Dovremmo organizzare qualcosa di divertente per immergerci davvero nelle vibrazioni estive. Di sicuro. Sono pronto a tutto. Forse potremmo fare un'escursione o fare un picnic nel parco. Sembra incredibile. Un picnic piacevole e rilassante sarebbe perfetto. Potremmo anche mettere in valigia della limonata rinfrescante. Oh sì, sarebbe perfetto. E possiamo portare frutta fresca e panini. Sarà meraviglioso. Esattamente. Dovremo trovare il posto perfetto con una bella vista. Sarà molto divertente. Non vedo l'ora. Queste giornate estive sono fatte per essere gustate. Sfruttiamoli al meglio. Concordato. Si preannuncia un'estate fantastica. Non vedo davvero l'ora. Lezione 4. Fare scorta.
Ehi Anna, hai pensato di fare scorta di snack da ufficio? Stiamo esaurendo la sala ristoro. Oh, buon punto. Questa è un'ottima idea. Che tipo di snack pensi che dovremmo prendere? Beh, stavo pensando a delle barrette di muesli, frutta secca mista e magari della frutta fresca. Quelle tendono a sparire velocemente. Sembrano perfetti. E forse potremmo aggiungere anche dei cracker e dell'hummus. È sempre un piacere per il pubblico. Sicuramente, sarebbero aggiunte fantastiche. Dovremmo assicurarci di averne una varietà in modo che ce ne sia per tutti i gusti. Di sicuro. E forse potremmo anche aggiungere qualche dolce, come salatini o biscotti ricoperti di cioccolato. Oh sì, sarebbe fantastico. La squadra lo adorerebbe. Vogliamo assicurarci che la voglia di merenda di tutti sia soddisfatta. Esattamente. Sarà fantastico. Faccio una lista e possiamo andare insieme al negozio per prendere tutto. Perfetto, sembra un piano. Questo illuminerà davvero l'ufficio. Apprezzo che tu te ne sia occupato. Lezione 5. Laundry Day. Ehi Anna, conosci per caso gli orari di apertura della lavanderia? Devo fare un sacco di cose questa settimana. Ottima domanda, lascia che lo controlli per te. Mm, Sembra che la lavanderia sia aperta dalle 6 alle 22 tutti i giorni. Fantastico, questo mi dà molta flessibilità. Sono contenta che gli orari siano convenienti. Ero preoccupato di doverlo sprecare durante il fine settimana. Non c'è bisogno di preoccuparsi di questo. Gli orari sono davvero accomodanti. Dovresti riuscire a trovare un orario adatto ai tuoi orari. Meraviglioso, è un sollievo. Volevo fare il bucato, quindi questo è il momento perfetto. Assolutamente. Fammi sapere se ti servono monete o altro. Sarò lieto di aiutarvi come posso. Lo apprezzo, grazie. Dovrei essere a posto, ma ti terrò a mente se avrò bisogno di assistenza. Suona bene. Non esitate a contattarci. Sono lieto di aver potuto fornire i dettagli della lavanderia. Divertiti a farti pulire i vestiti. Lo farò, grazie Anna. Sarà una giornata di lavanderia produttiva. Ti sono grato per il tuo aiuto. Lezione 6. Acquistare la taglia giusta. Ehi Anna, sto cercando di comprare dei vestiti nuovi ma non sono sicuro di quale taglia prendere. Hai qualche consiglio? Beh, dipende davvero dal tipo di abbigliamento e dalla marca. Hai già provato qualcosa? No, non ancora. Non sono sicuro della mia taglia in questi giorni. Cosa cerchi di solito quando fai acquisti? Cerco di prestare attenzione alle misure e alla vestibilità, piuttosto che limitarmi alla taglia numerata. Il taglio e lo stile possono fare una grande differenza. Questo è un buon punto. Dovrò tenerlo a mente. Che taglia indossi di solito in camicie e abiti? Varia davvero, ma direi che di solito sono una media o una piccola, a seconda della marca. La cosa più importante è che i vestiti siano comodi. Ok, buono a sapersi.
Per quanto mi riguarda, sto pensando di comprarmi qualche camicia casual e magari un nuovo paio di jeans. Con che taglia mi consiglieresti di iniziare? Mm, è difficile senza conoscere le tue misure esatte. Suggerirei di provare alcune taglie diverse in negozio per vedere cosa ti sembra meglio. Non abbiate paura di aumentare o diminuire la taglia secondo necessità. Hai ragione, dovrei andare a provare qualcosa. Grazie per il consiglio. Ti farò sapere come va. Suona bene. Buon acquisto. Fatemi sapere se avete bisogno di altri consigli. Lo farà. Ci sentiamo dopo. Lezione 7. Un viaggio di shopping di successo. Ehi Anna, non indovinerai mai cosa è successo. Oggi ho fatto un ottimo giro di shopping. Oh, davvero? Che meraviglia! Cosa hai ottenuto alla fine? Beh, dal vestito ho comprato anche un paio di camicie e un nuovo paio di jeans. Ho provato un sacco di taglie diverse per trovare la misura perfetta. È fantastico! Sono felice che tu abbia trovato il tempo di provare le cose invece di tirare a indovinare. Trovare la soluzione giusta fa una grande differenza. Sicuramente. E l'addetto alle vendite è stato davvero utile nel suggerirmi taglie e stili che avrebbero funzionato bene per me. Questo è fantastico. Il personale addetto alla vendita al dettaglio può essere così competente se chiedi il loro contributo. Assolutamente. Mi sembra di aver davvero azzeccato il mio giro di shopping questa volta. Tutto mi sta benissimo e sono entusiasta di indossare i nuovi vestiti. È meraviglioso sentirlo. È così soddisfacente quando riesci a trovare esattamente quello che stai cercando. Lo è davvero. Grazie ancora per i suggerimenti di prima. Sono stati molto utili. Sono lieto di aver potuto aiutare. Goditi tutti i tuoi nuovi acquisti. Lo farò, grazie. Ci sentiamo presto. Lezione 8. Personalizzazione per una vestibilità perfetta. Ehi Anna, ho una domanda veloce per te. Le camicie che ho comprato l'altro giorno sono un po' larghe sulle spalle. Pensi che dovrei farle su misura? Questa è un'ottima domanda. La sartoria può fare una grande differenza nell'ottenere la vestibilità perfetta. Sì, speravo di evitare qualsiasi modifica, se possibile, ma voglio assicurarmi che le camicie siano al meglio. Capisco. Con un po' di abbigliamento, un po' di sartoria fa molto. Spesso vale la pena investire. È bello sentirlo. Dovrò cercare un buon sarto nella zona. Hai qualche consiglio? Ho avuto esperienze davvero positive con il sarto in centro. I tempi di consegna sono generalmente piuttosto rapidi e il loro lavoro è eccellente. Ok, ottimo. Li controllerò. Pensi che l'attesa sarà lunga? È difficile da dire, ma il tempo di attesa varia. Di solito sono circa 20 minuti, a seconda di quanto sono occupati. Bene, buono a sapersi. Vado subito lì e vedo se riesco a sistemare queste camicie. Sembra un piano. Fammi sapere come va. Sono sicuro che il sarto riuscirà a far calzare perfettamente quelle camicie. Lo farò, grazie Anna. Apprezzo il consiglio. Lezione 9. Disconnessione dalla tecnologia.
Ehi Anna, volevo chiederti, come riesci a disconnetterti dalla tecnologia a volte? Questa è un'ottima domanda. Trovo che possa essere davvero importante staccare la spina di tanto in tanto. Sono d'accordo. Mi sembra di essere sempre incollata al telefono o al computer in questi giorni. Può essere drenante. Sicuramente. Cerco di riservare determinati momenti del giorno o giorni della settimana in cui evito completamente gli schermi. È una buona strategia. Hai altri suggerimenti per disconnetterti? Beh, trovo utile dedicarmi ad altre attività come leggere, fare una passeggiata o passare del tempo con gli amici. Sembrano ottime idee. Dovrei davvero sforzarmi di più per disconnettermi. All'inizio può essere difficile, ma ne vale la pena. Anche piccole interruzioni tecnologiche possono essere rinfrescanti. Hai ragione, penso che proverò a spegnere il telefono per un paio d'ore stasera e vedere come va. È un ottimo primo passo. Disconnettersi anche per un breve periodo può fare una grande differenza. Fantastico, non vedo l'ora. Grazie per il consiglio. Lezione 10. Uno stile di vita equilibrato. Ehi Anna, volevo dare seguito alla nostra conversazione sulla disconnessione dalla tecnologia. Oh, fantastico! Com'è andata? Sei riuscito a fare una pausa dai tuoi dispositivi? Sì, in realtà è andata davvero bene. Ho spento il telefono per un paio d'ore ed è stato così rinfrescante. È meraviglioso da sentire. Sono lieto che tu abbia potuto provare i vantaggi della disconnessione. Anch'io. Mi ha fatto capire quanto sia importante mantenere uno stile di vita equilibrato. Assolutamente. Trovare quell'equilibrio tra tecnologia e altre attività è fondamentale. Sicuramente. Penso che cercherò di farlo più regolarmente, anche se solo per periodi più brevi. È un'ottima idea. Passi piccoli e coerenti possono fare una grande differenza nel tempo. Di sicuro. E apprezzo che tu abbia dedicato del tempo per condividere i tuoi consigli con me prima. Sono felice di aver potuto fornire alcuni suggerimenti utili. È una questione importante con cui tutti lottiamo. Totalmente. Bene, continuerò a lavorarci. Grazie ancora. Lezione 11. Acquisti di souvenir. Ehi Anna, sto cercando di comprare un bel souvenir del nostro viaggio. Cosa pensi sarebbe un buon regalo? Oh, è un'ottima idea. Che ne dite di qualcosa che catturi la cultura locale? Potremmo trovare un artigianato o un'opera d'arte fatta a mano. Sembra perfetto. Stavo pensando di comprarmi una piccola statuetta in ceramica o magari una bella sciarpa. Quale pensi sarebbe una scelta migliore? Mm, è una decisione difficile. La statuina potrebbe essere un bel pezzo da esposizione, ma la sciarpa è più pratica e versatile. Qual è il tuo budget? Speravo di mantenerlo intorno ai 20-30 dollari. Pensi che posso trovare una sciarpa di qualità in quella gamma? Assolutamente. Ci sono delle sciarpe davvero deliziose al mercato locale a prezzi ragionevoli. Volete dare un'occhiata insieme?
Mi sembra una buona idea. Mi mostri la strada, sono dietro di te. Lezione 12. Preferiti per la colazione. Buongiorno. Ho voglia di qualcosa di delizioso per colazione. Qualche idea? Mm, che ne dite di alcuni pancake classici? Sono sempre un piacere per il pubblico. Oh, i pancake sembrano fantastici. Non posso mai sbagliare con questo. E tu, qualche piatto preferito per la colazione? Beh, sai che anch'io sono un grande fan dei pancake, ma adoro anche un buon burrito per colazione. Il mix di sapori è così soddisfacente. Ah, un burrito per colazione, ottima idea. Forse potremmo provare a prepararli entrambi e fare una piccola colazione. È un piano eccellente. Possiamo aggiungere della frutta fresca e magari anche del bacon croccante. Sarà l'inizio perfetto per la giornata. Sembra un piano. Prenderò gli ingredienti se avete voglia di cucinare insieme. Lezione 13. Comfy forniture shopping. Ehi Anna, sto cercando una nuova poltrona. Quale pensi sarebbe l'opzione più comoda? Oh, una sedia nuova e comoda. Sembra adorabile. Consiglio vivamente di cercarne una con imbottitura extra e schiuma per un maggiore supporto. Ah, ottima scelta. Quell'ammortizzazione extra sarebbe perfetta per lunghe sessioni di lettura. Che mi dici della taglia? Dovrei scegliere un modello più compatto? È un'idea intelligente. Una sedia compatta sarebbe fantastica, soprattutto se hai poco spazio. Inoltre, sarà più facile spostarsi. Eccellente, allora terrò d'occhio una poltrona accogliente e compatta. C'è altro che dovrei prendere in considerazione? Mm, magari cercane uno con supporto lombare regolabile. Questo può fare una grande differenza in termini di comfort. Oh, ottima osservazione. Il supporto lombare regolabile è un must. Mi assicurerò di provarlo quando farò la spesa. Sembra che tu abbia un buon piano. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli sui mobili. Lo farò, grazie per i consigli utili. È ora di andare a caccia di sedie. Lezione 14. Acquisto di articoli per animali domestici. Ehi Anna, vado al negozio di animali a prendere delle provviste per il mio nuovo uccello. Qualche oggetto indispensabile che dovrei prendere? Oh, un nuovo uccello. Che emozione. Vediamo. Consiglio vivamente di procurarsi una gabbia robusta con molto spazio. Ah, ottima scelta. E avrò bisogno di fare scorta di sementi per uccelli e giocattoli per farli divertire, giusto? Assolutamente. E non dimenticate la lettiera o il substrato per il fondo della gabbia. Questo è importante per mantenere le cose pulite. Ah, non ci ho nemmeno pensato. Lettiera e substrato, capito. C'è altro che mi manca? Mm, forse dei posatoi di diverse dimensioni e texture su cui il tuo uccello può arrampicarsi. E sarebbe bello anche un nido o un letto accogliente. Eccellente, mi assicurerò di prendere tutto. È la prima volta che mi prendo cura di un uccello, quindi voglio assicurarmi di avere tutto ciò di cui hanno bisogno. Non preoccuparti. Ce l'hai. Fai un passo alla volta e il tuo nuovo amico piumato vivrà nel lusso. Grazie. Apprezzo i consigli utili.
È ora di fare scorta di tutto l'essenziale per gli uccelli. Lezione 15. Approfondimenti sugli acquisti online. Ehi Anna, ultimamente sto facendo acquisti online. Hai avuto buone esperienze con esso? Ciao John. Oh, assolutamente. Lo shopping online può essere così conveniente. Che genere di cose stavi cercando? Beh, in realtà sono alla ricerca di una nuova sedia da scrivania. La mia vecchia sta iniziando a sentirsi un po' usurata. Ah, capisco. Questo è un ottimo articolo da acquistare online. Di solito puoi trovare una buona selezione e leggere le recensioni per aiutarti a fare la scelta migliore. Questo è un buon punto. Ho esaminato alcune opzioni, ma non sono sicuro di come si tradurranno online le taglie e il comfort. Mm, questa è una preoccupazione valida. Di solito dipende dalla distanza e dai dettagli di spedizione. Hai verificato la politica di restituzione? Buona idea, dovrò esaminarlo. Una procedura di restituzione senza problemi mi tranquillizzerebbe sicuramente. Esattamente. E non aver paura di contattare il team del servizio clienti in caso di domande. Possono essere molto utili. Ottimo consiglio, grazie Anna. Mi assicurerò di fare le mie ricerche e trovare la sedia da scrivania perfetta per le mie esigenze. Sembra un piano. Fammi sapere se trovi qualcosa di buono, sono sempre alla ricerca di consigli sui mobili. Lo farò, grazie per i suggerimenti. È ora di tornare alla mia avventura di shopping online. Lezione 16. Piani estivi. Ehi Anna, hai già fatto dei piani per le vacanze estive? Beh, sto pensando di fare un viaggio da qualche parte. Hai deciso cosa vuoi fare? Sì, sto valutando diverse opzioni. Sto pensando di andare in campeggio in montagna o magari fare una gita in macchina in spiaggia. Sembrano entrambe ottime idee. Le montagne sarebbero così tranquille e rilassanti. Sicuramente, e la spiaggia sarebbe perfetta per prendere il sole. Che tipo di viaggio hai in mente? Sono davvero interessato a visitare una nuova città ed esplorare tutti i musei e le attrazioni culturali che vi si trovano. Sembra incredibile. Una gita in città potrebbe essere molto divertente. Hai ristretto la città che potresti voler visitare? Non ancora, ma sono aperto a suggerimenti se hai qualche idea. Beh, ho sentito parlare molto bene di Parigi. L'arte, l'architettura e il cibo dovrebbero essere incredibili. Parigi. È un'idea meravigliosa. Dovrò prendere in considerazione la pianificazione di un viaggio lì. Fantastico, spero che tu riesca a farlo funzionare. Fammi sapere se hai bisogno di consigli o raccomandazioni. Lo farò, grazie John. Quest'estate sarà molto divertente. Sono d'accordo, non vedo l'ora. Dovremo confrontare i nostri piani per le vacanze una volta deciso. Lezione 17. Apprezzamento dell'arte. Ehi Anna, hai visto quella nuova mostra d'arte in centro? Ho sentito che è davvero impressionante. No, non ho ancora avuto modo di dare un'occhiata. Che tipo di arte è? È una collezione di dipinti astratti moderni.
I colori e le composizioni sono così vivaci e dinamici. Oh, sembra proprio la mia strada. Adoro esplorare diversi stili d'arte. Cosa ne pensi dei pezzi? Ero davvero incuriosito da loro. Il modo in cui gli artisti hanno usato luci e ombre per creare profondità ed emozione è stato affascinante. Mm, dovrò trovare il tempo per andare a vederlo presto allora. Sono sempre desideroso di scoprire nuovi artisti e nuove forme d'arte. Sicuramente, penso che apprezzeresti davvero la creatività e la visione alla base di questi lavori. Fatemi sapere se volete andare a vederlo insieme qualche volta. È un'ottima idea. Sarebbe divertente discutere i pezzi e avere il punto di vista reciproco. L'arte moderna può essere così stimolante. Assolutamente. Trovo davvero stimolante il modo in cui gli artisti possano evocare sentimenti e reazioni così forti attraverso il loro lavoro. Anch'io. L'arte ha il potere unico di connetterci con noi a livello emotivo, anche se non ne comprendiamo appieno il significato. Non potrei essere più d'accordo. Allora programmiamo una gita alla mostra questo fine settimana? Sì, facciamolo. Non vedo l'ora di esplorare l'arte e di avere una discussione coinvolgente al riguardo. Meraviglioso, è un appuntamento. Ti invierò i dettagli più tardi così possiamo coordinarci. Lezione 18. Saggezza contrattuale. Ehi Anna, sono andata al mercatino delle pulci questo fine settimana e ho trovato degli oggetti vintage davvero fantastici. Oh, è eccitante. Sei riuscito a concludere qualche buon affare? Beh, ho provato a contrattare, ma non sono sicuro di aver fatto bene come avrei potuto. La contrattazione può essere complicata, ma è un'abilità importante da possedere. Cosa hai imparato dall'esperienza? Ho capito che la pazienza è fondamentale. Sono diventato un po' impaziente e ho accettato il primo prezzo offerto dal venditore, anche se penso che avrei potuto negoziarlo più basso. Questo è un errore comune. Mantenere la calma e la perseveranza è fondamentale nella contrattazione. Esattamente. Il venditore riusciva a percepire la mia impazienza e penso che abbia funzionato contro di me. Assolutamente. Devi essere disposto ad andartene se il prezzo non è giusto. Il venditore spesso si rivolge quando vede che sei seriamente intenzionato a negoziare. Buon punto. Me lo ricorderò per la prossima volta. Avete altri suggerimenti per una contrattazione efficace? Bene, è sempre una buona idea fare qualche ricerca in anticipo per avere un'idea del giusto valore di mercato. In questo modo, sai qual è un prezzo ragionevole a cui puntare. Questo è intelligente. Lo farò sicuramente la prossima volta. E immagino sia anche importante essere gentili e amichevoli, giusto? Sicuramente. Costruire un rapporto con il venditore può fare molto per negoziare un accordo migliore. Un consiglio eccellente. Terrò tutto a mente per la mia prossima avventura al mercatino delle pulci. Sono sicuro che andrai alla grande. Ricorda solo che contrattare è un'arte e ci vuole pratica per diventare bravi. Grazie. Apprezzo i suggerimenti. A quanto pare ho dei compiti da fare prima del mio prossimo giro di shopping. Lezione 19. Preoccuparsi non aiuta. Ehi Anna, sembri un po' stressata oggi. Va tutto bene?
Oh, sono solo preoccupata per un progetto di lavoro che ho in mente. È davvero importante e mi sto stressando a morte. Capisco la sensazione, ma ricorda che preoccuparsi non risolverà nulla. Cerca di rilassarti e concentrati su ciò che puoi controllare. Lo so, hai ragione. È difficile non preoccuparsi quando ci sono così tante cose da fare in questo progetto. Lo capisco, ma preoccuparsi non farà che peggiorare la situazione. Perché non mi dici di più su cosa ti rende così ansioso? Beh, la scadenza si avvicina e temo di non riuscire a finire tutto in tempo. E sono coinvolte molte parti interessate ad alto rischio. Capisco. Queste sono preoccupazioni valide, ma prova a suddividerle in attività più piccole e più gestibili. In questo modo, non sembrerà così opprimente. Questa è una buona idea. Immagino di essermi lasciato prendere dal quadro generale, invece di concentrarmi sui passi che posso fare. Esattamente. E ricorda, sei in grado di gestirlo. Hai già superato delle sfide e supererai anche questa. Hai ragione, devo avere più fiducia in me stesso. Preoccuparmi non mi aiuterà a portare a termine il lavoro. Assolutamente. Fai un passo alla volta e non aver paura di chiedere aiuto se ne hai bisogno. Hai questo. Grazie. Mi sento già un po' meglio. Parlare con te mi ha davvero aiutato a mettere le cose in prospettiva. Sono lieto di essere stato d'aiuto. Ricorda, quando ti senti sopraffatto, fai un respiro profondo e concentrati su ciò che puoi controllare. Lo farà. Grazie per aver dedicato del tempo ad ascoltare e offrire il tuo supporto. In qualsiasi momento, è a questo che servono gli amici. Ora andiamo a prenderci un caffè e puoi dirmi di più su questo progetto. Lezione 20. Flessibilità nella pianificazione. Ehi Anna, volevo parlarti di quella mostra d'arte che avevamo intenzione di andare a vedere. Oh, giusto. Sono ancora molto entusiasta di dare un'occhiata, ma in realtà ho bisogno di chiedere un po' più di tempo. Non è affatto un problema. Va tutto bene? Non voglio imporvi se avete altri impegni. Va tutto bene. Mi sono appena reso conto che la timeline originale che avevo in mente era un po' troppo stretta. Possiamo rimandarlo di qualche settimana? Assolutamente, non c'è bisogno di affrettarsi. Sono felice di essere flessibile e di trovare un orario che funzioni meglio per te. Grazie. Apprezzo molto la tua comprensione. Pensavo che forse potremmo puntare a qualcosa tra circa 4 mesi. 4 mesi? È un sacco di tempo, non c'è bisogno di affrettarsi. Troviamo una data che si adatti a entrambi i nostri orari. Fantastico. Sembra perfetto. Darò un'occhiata al mio calendario e ti risponderò con alcune opzioni, se funziona per te. Suona bene, non c'è alcuna fretta. Fammi sapere cosa funziona meglio e lo faremo accadere. Meraviglioso. Non vedo l'ora di vedere la nostra gita artistica. Sarà una bella occasione per rilassarsi e godersi un po' di cultura insieme. Sicuramente. E il tempo extra ci darà la possibilità di cancellare i nostri impegni e di assaporare davvero l'esperienza. Esattamente. Ti sono grato per la tua flessibilità.
Allevia davvero la pressione. Certo, sono felice di accontentarti. L'arte è fatta per essere goduta, non affrettata. Concordato. Ti contatterò presto con alcune opzioni di data che funzionano per me. Grazie ancora. Sembra buono, non vedo l'ora. Abbi cura di te. Lezione 21. Caccia al tesoro vintage. Ehi Anna, non vedo l'ora di iniziare la nostra caccia al tesoro vintage. Hai idea da dove dovremmo cominciare? Buongiorno John, sto cercando alcuni promettenti mercatini delle pulci e negozi di antiquariato nella zona. Penso che dovremmo iniziare da quel piccolo e grazioso negozio vintage in centro. Eccellente, sembra un piano. Spero che possiamo trovare delle vere gemme nascoste lì. Anch'io. Ho dato un'occhiata al loro inventario online e hanno dei pezzi davvero unici. Scommetto che scopriremo alcuni incredibili tesori vintage. Sono così emozionata. Sarà un'avventura. Chissà in che tipo di reperti vintage potremmo imbatterci? Assolutamente. Non vedo l'ora di vedere che tipo di oggetti vintage scopriremo. Sarà molto divertente. Sono d'accordo, sarà fantastico. Usciamo tra un'ora? Voglio assicurarmi che abbiamo tutto il tempo per esplorare. Mi sembra una buona idea. Sono pronto ogni volta che lo sei. Sarà una fantastica caccia al tesoro vintage. Perfetto, facciamolo. Ho una buona sensazione al riguardo. Sarà una bella giornata. Lezione 22. Preparazione del viaggio. Ehi Anna, ho sentito che stai programmando un viaggio a breve. Hai qualche consiglio per me? Oh, è vero. Ne sono davvero entusiasta. Bene, una cosa che mi assicuro sempre di fare è mettere in valigia tutti gli adattatori e i caricabatterie da viaggio necessari. Buon punto. Devo assolutamente ricordarmi di procurarmi un adattatore da viaggio. Odio rimanere bloccata senza un modo per caricare i miei dispositivi. Sì, è così importante. E non dimenticare di ricontrollare anche gli orari dei voli e le prenotazioni. Capito. C'è altro che dovrei tenere a mente? Mm, fammi pensare. Oh, assicurati di mettere in valigia degli snack e una bottiglia d'acqua riutilizzabile per il viaggio in aereo. Ah sì, ottima scelta. Faccio una lista per assicurarmi di non dimenticare nulla. Sembra un piano. Sono sicuro che farai un bel viaggio se sei ben preparato. Apprezzo il consiglio. È davvero utile ricevere consigli da qualcuno che ha viaggiato molto. Lezione 23. Prepararsi per una serata fuori. Ehi Anna, siamo ancora pronti per uscire insieme dopo? Assolutamente. Non vedo davvero l'ora. Avevi in mente qualcosa di specifico su dove dovremmo andare? Non ancora, ma stavo pensando che potremmo cenare da qualche parte e magari dare un'occhiata al nuovo cocktail lounge in centro. Oh, sembra adorabile. Volevo provare quel nuovo posto. Ottimo, facciamolo. Quanto tempo impieghi di solito a prepararti per una serata fuori come questa? Mm,
Dipende davvero. Direi da 30 minuti a un'ora, a seconda di quanto tempo ho a disposizione. Buono a sapersi, farò in modo di darti un sacco di tempo allora. Suona bene. Oh, e probabilmente dovremmo procurarci un adattatore da viaggio per il tuo telefono, per ogni evenienza. Bella chiamata. Mi assicurerò di prenderne una prima di partire. Perfetto. Non vedo l'ora che esca la nostra serata. Questo sarà divertente. Nemmeno io. Va bene, facciamolo. Lezione 24. Sfruttare al massimo il tempo libero. Ehi Anna, sembra che tu ti stia tenendo molto occupata ultimamente. Hai ragione. Ho cercato di rimanere attivo e di sfruttare al massimo il mio tempo libero. Per me è importante non lasciarlo sprecare. Sono d'accordo. Come trascorri di solito il tuo tempo libero? Qualche attività o hobby divertente che hai imparato? Beh, cerco di confonderlo. A volte vado a fare un'escursione o vado in palestra, altre volte mi rannicchio con un buon libro o provo una nuova ricetta in cucina. È fantastico. È bello avere una varietà di cose per tenerti impegnato e divertito. Assolutamente. E mi assicuro anche di dedicare del tempo per incontrarmi con gli amici ed esplorare nuovi posti in città. Bello, sembra un approccio a tutto tondo. Probabilmente dovrei prendere una pagina dal tuo libro. Ci vuole un po' di impegno, ma ne vale la pena. Dovresti assolutamente cercare di trovare attività che ti piacciono e trovare il tempo per dedicarle. Lo terrò a mente. Grazie per l'ispirazione. In qualsiasi momento. Fammi sapere se hai bisogno di consigli su cose divertenti da fare. Lo farà. Lo apprezzo. Lezione 25. Rimanere connessi. Ehi Anna, ho notato che sei molto attiva sui social media ultimamente. Lo trovi utile per rimanere in contatto? Sai, io sì. È stato un ottimo modo per rimanere in contatto con amici e familiari, specialmente quelli che vivono lontano. Questo è un buon punto. Può essere difficile rimanere in contatto quando le persone sono sparse. Sicuramente. E in realtà ho fatto nuove amicizie anche attraverso i social media, il che è stato davvero bello. Questo è fantastico. Probabilmente dovrei cercare di essere più attivo lì anch'io. Tendo a farmi assorbire un po' dal lavoro e a dimenticare di socializzare. Capisco questa lotta. Si tratta solo di trovare un equilibrio e dedicare tempo alle persone e alle cose che contano. Hai ragione, dovrò fare uno sforzo maggiore per rimanere in contatto, sia online che di persona. È un ottimo piano. Sono sicuro che rimarrai sorpreso da quanto può arricchire la tua vita. Non vedo l'ora. Grazie per il consiglio. Sai sempre cosa dire. Oh, benvenuta. Sono felice di aver potuto aiutare. Fammi sapere se hai voglia di prendere un caffè e chiacchierare di persona. Sembra perfetto. Mi metterò in contatto. Lezione 26. Aggiungere vita a una stanza. Ehi Anna, hai pensato di aggiungere delle piante per ravvivare il tuo appartamento?
Sai, è un'ottima idea. Volevo rendere la mia casa un po' più vivace. Le piante possono davvero fare la differenza. Introducono una vegetazione naturale e aiutano persino a purificare l'aria. Questo è vero. Che tipo di piante consiglieresti a qualcuno come me che non ha molto il pollice verde? Bene, le piante grasse richiedono poca manutenzione e sono disponibili in tutti i tipi di forme e colori interessanti. Anche le piante snake e le piante ZZ sono opzioni molto resistenti. Oh, le piante grasse sembrano perfette. Adoro il loro aspetto. Dove mi consigliate di metterli nel mio appartamento? Direi di metterli sui davanzali o sui tavolini. Aggiungeranno un bel tocco di colore e consistenza a quegli spazi. È un'ottima idea. Questo fine settimana vado al negozio di piante e ne scelgo alcune. Grazie per il suggerimento. In qualsiasi momento. Fammi sapere cosa otterrai alla fine, mi piacerebbe vedere come stanno a casa tua. Lo farà. Sono entusiasta di portare un po' di verde in casa mia. Sono sicuro che sarà fantastico. Le piante fanno davvero sembrare uno spazio molto più vivo. Sicuramente. Sarà un piccolo progetto divertente per me. Sono felice di poterti ispirare. Divertiti a scegliere le tue nuove piante amiche. Lezione 27. Gift card. Ehi Anna, sto cercando di scegliere un regalo di compleanno per mia sorella. Cosa ne pensi di comprarle un bell'orologio? È un'ottima idea. Un orologio è un regalo così premuroso e pratico. Sì, stavo pensando di comprargliene una davvero carina. Forse dovremmo procurarci anche una carta da abbinare? Assolutamente sì. Un biglietto sarebbe il tocco finale perfetto. Dimostra che ci hai pensato molto. Sicuramente. Hai qualche idea per una buona carta da abbinare all'orologio? Mm, forse qualcosa di sentimentale e sentito? Oppure potremmo scegliere qualcosa di divertente e giocoso. Oh, mi piace l'idea di un biglietto sincero. Questo lo renderebbe ancora più speciale. Ottimo. Possiamo cercare un bel biglietto che rappresenti davvero il tuo rapporto con tua sorella. Suona bene. Penso che la combinazione di un bellissimo orologio e una carta premurosa sarà vincente. Sono sicuro che lo adorerà. Tua sorella è una ragazza fortunata. Lo spero. Va bene, andiamo a fare shopping per il regalo perfetto. Lezione 28. Una serata elegante. Ehi Anna, hai sentito parlare di quel nuovo ristorante che ha appena aperto in centro? Volevo provarlo. Oh, davvero? Non ci sono ancora stato, ma ho sentito che è incredibile. Dovremmo assolutamente andare a dare un'occhiata. Assolutamente sì, sarebbe una bella pausa dalla nostra solita routine. Che ne dite, ne passiamo una notte? Sembra meraviglioso. Mi piacerebbe travestirmi e passare una bella serata fuori. Possiamo prenotare e pianificare l'intera serata. Ottima idea. Darò un'occhiata al menù e vedrò che tipo di cucina offrono. Forse possiamo provare qualche nuovo piatto. Sembra delizioso. Non vedo l'ora di vedere che tipo di atmosfera ha il ristorante.
Scommetto che sarà davvero una bella atmosfera. Anch'io. E chissà, potremmo persino incontrare qualche amico lì. Sarà divertente ritrovarsi davanti a un buon pasto. Sicuramente. Sarà un'ottima occasione per socializzare e trascorrere una bella serata insieme. Non vedo l'ora. Effettuiamo le prenotazioni stasera? Assolutamente. Facciamolo. Sarà una serata fantastica. Non vedo l'ora. Sarà una bella pausa dalla nostra solita routine. Lezione 29. Avventura escursionistica. Buongiorno. Veramente, sabato vado a fare un'escursione con alcuni amici. Ti piacerebbe unirti a noi? Oh, fare escursioni sembra molto divertente. Mi piacerebbe venire con me se non ti dispiace la compagnia extra. Niente affatto. Quanto più, tanto meglio. Abbiamo intenzione di esplorare un nuovo sentiero che dovrebbe offrire delle viste incredibili. Meraviglioso. Volevo uscire e godermi l'aria fresca. Sarà l'occasione perfetta. Esattamente. Sarà un ottimo modo per fare esercizio e godersi i grandi spazi aperti. Ne sono davvero entusiasta. Cosa devo portare con me? Voglio assicurarmi di essere pronto. Vediamo. Comode scarpe da trekking, una bottiglia d'acqua, magari uno spuntino o due e non dimenticate la protezione solare. Capito. Mi assicurerò di mettere in valigia tutto. Sarà un'avventura così divertente. Sono sicuro che lo sarà. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che faccio un'escursione, quindi non vedo l'ora. Anch'io. Sarà una bella giornata per uscire ed esplorare la natura. Assolutamente. Non vedo l'ora. Lezione 30. Shopping spree. Ehi Anna, sei andata a fare shopping durante il fine settimana? In effetti, l'ho fatto. Ho trovato dei vestiti nuovi davvero carini in quella boutique alla moda del centro. Oh, davvero? Cosa hai ottenuto? Mi piacerebbe sapere della tua follia di acquisti. Beh, ho trovato questo splendido abito floreale che non vedo l'ora di indossare. E avevano dei top carinissimi e così eleganti. Sembra che tu abbia fatto shopping con successo. Mi fa piacere che tu abbia trovato alcuni pezzi che ti sono piaciuti molto. Sì, è stato fantastico. Il personale è stato molto disponibile nella scelta degli abiti perfetti. È bello sentirlo. Adoro quando riesci a trovare esattamente quello che stai cercando. Anch'io. E la parte migliore è che avevano alcuni articoli davvero alla moda che erano ancora convenienti. Questo è fantastico. Prima o poi dovrai mostrarmi i tuoi nuovi acquisti. Sicuramente. Sono così entusiasta di indossarli. È stata un'esperienza di acquisto davvero divertente. Sono contenta che ti sia divertito. È sempre bello regalarsi dei vestiti nuovi. Assolutamente. Era proprio quello di cui avevo bisogno. Beh, sono felice per te. Goditi il tuo nuovo guardaroba.
Lezione 31. Esplorazione di nuove ricette. Ehi Anna, ho provato quella nuova ricetta di verdure saltate in padella che mi hai consigliato ed è stata fantastica. Sono così felice che ti sia piaciuto. Cosa ne pensi dei peperoni e dei broccoli che contiene? Sono stati fantastici. Ho cercato di incorporare più verdure nella mia dieta e questo piatto era il modo perfetto per farlo. È meraviglioso sentirlo. Mangiare più verdure è un ottimo modo per migliorare la salute. Hai scoperto altre nuove ricette preferite ultimamente? In realtà sì. A me piacciono un po' le verdure. Ho appena provato ad arrostire dei cavoletti di Bruxelles e sono venuti deliziosi. Oh, i cavoletti di Bruxelles arrostiti sono uno dei miei preferiti. Come li hai preparati? Li ho semplicemente conditi con olio d'oliva, sale e pepe, poi li ho arrostiti in forno fino a renderli belli e croccanti. Così semplice ma così buono. Sembra incredibile. Dovrò fare un tentativo. Ultimamente mi piacciono anche gli spaghetti alle zucchine. Sono un'ottima alternativa a basso contenuto di carboidrati alla pasta. Tagliatelle alle zucchine, eh? Dovrò dare un'occhiata a questo. Sarebbe divertente provare insieme alcune nuove ricette a base di verdure. Assolutamente. Possiamo scambiarci consigli e confrontare le nostre scoperte preferite. Cucinare con più prodotti è un ottimo modo per essere creativi in cucina. Ci sto. Fammi sapere se ti imbatti in altri fantastici piatti vegetariani che dovrei provare. Lezione 32. Abbracciare nuove esperienze. Ehi Anna, volevo farti sapere che finalmente ho provato quella pratica di meditazione che mi hai consigliato. È fantastico. Com'è andata? L'hai trovato utile per rilassarti? Avevi ragione, è stato davvero rilassante. Dopo mi sono sentito molto più calmo e concentrato. Continuerò sicuramente così. Sono così felice di sentirlo. La meditazione può fare una differenza così positiva. Hai esplorato altri nuovi hobby o esperienze ultimamente? In realtà sì. Mi sto davvero appassionando al giardinaggio. Ho piantato pomodori e peperoni e stanno crescendo come matti. È meraviglioso. Il giardinaggio è un hobby così gratificante. Scommetto che è stato davvero soddisfacente vedere le tue piante prosperare. Assolutamente. È stato incredibile vedere i frutti del mio lavoro, letteralmente. Sto provando anche alcune nuove ricette a base di verdure con i prodotti. Questo è fantastico. Sembra che tu stia davvero accettando ogni tipo di nuova esperienza. Mi piace quanto tu sia stato aperto a provare cose nuove. Grazie. Sei stato di grande ispirazione, ad essere onesti. Uscire dalla mia zona di comfort è stato davvero appagante. Sono così felice di sentirlo. È stato un piacere condividere il tuo viaggio di scoperta. Ecco tante altre fantastiche nuove esperienze. Assolutamente. È stata una conversazione davvero divertente. Non vedo l'ora di vedere quali altre incredibili cose scopriremo dopo. Lezione 33. Riparazione della camicia. Ehi Anna, ho bisogno del tuo aiuto per riparare la mia camicia preferita. I bottoni sono allentati e c'è un piccolo strappo vicino al colletto. Oh, nessun problema John. Ti posso aiutare in questo. Hai un kit da cucito a casa?
In realtà, non lo so. Speravo che potessi prestarmi il tuo. Certo, ho un ottimo kit da cucito. Me lo porto più tardi oggi e possiamo sistemare insieme quella camicia. Meraviglioso, grazie mille Anna. Lo apprezzo davvero. Non preoccuparti, sarà divertente. Possiamo anche aggiungere una o due patch interessanti per renderlo ancora migliore. Buona idea. Stavo pensando di aggiungere un tocco di stile alla camicia. Perfetto, diamo sfogo alla nostra creatività. Sono sicuro che possiamo farlo sembrare nuovo di zecca. Fantastico, sono entusiasta di vedere il risultato finale. Bene, abbi cura di te e buona fortuna con la riparazione della camicia. Lezione 34. Così caffè. Ehi Anna, hai sentito parlare di quel nuovo bar accogliente in centro? No, non l'ho fatto. Com'è? Beh, ho sentito che è una gemma nascosta con caffè e prodotti da forno fantastici. A quanto pare, anche l'atmosfera è super rilassante. Sembra meraviglioso. Dovremmo assolutamente controllarlo qualche volta. Sicuramente, potrebbe essere un bel cambio di ritmo rispetto ai nostri soliti luoghi di ritrovo. Assolutamente. Un caffè accogliente sembra perfetto. Quando vorresti andare? Che ne dici di questo fine settimana? Possiamo farne un pomeriggio. Mi sembra buono. Lo segnerò nella mia agenda. Ottimo, allora è un piano. Non vedo l'ora di provare questa gemma nascosta. Anch'io. Sarà una bella piccola avventura. Esatto, non vedo l'ora. Ci vediamo questo fine settimana nell'accogliente caffetteria.